Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. La blockchain, come sapete, è uno strumento potentissimo e bellissimo, un registro pubblico distribuito, immutabile e appunto trasparente. Bello per questa funzionalità, ma anche un rovescio della medaglia. Se noi utilizziamo spesso un wallet non custodia e mandiamo una transazione a qualcuno per un pagamento o per qualsiasi cosa, insomma noi mandiamo una transazione, non è che semplicemente finisce lì, perché dall'altra parte può, analizzando la blockchain a ritroso dalla transazione che riceve dal nostro portafoglio, andare a vedere cosa abbiamo noi nel nostro wallet non custodia e le transazioni che abbiamo fatto, proprio perché è un registro pubblico distribuito. Ed è per questo che se facciamo una transazione a un nostro amico potremmo anche fregarci del nostro amico. Ma se facciamo una transazione a uno sconosciuto, per X motivi, non sappiamo se dall'altra parte poi può andare a spiare il nostro wallet, perché no, magari se ha delle intenzioni poco nobili potrebbe magari cercare di attaccare il nostro portafoglio per andare a sottrarci magari le chiavi private, indurci a cliccare su uno smart contract malevolo e andare a rubare le nostre criptovalute, proprio perché grazie alla trasparenza della blockchain è riuscita a risalire a quanto abbiamo nel nostro portafoglio. Capite bene che qua la privacy è inesistente, ok? Che magari siamo pseudonimi perché dietro al nostro address non c'è il nostro nome e cognome, se appunto non abbiamo fatto un KYC magari su un exchange e non riesce a risalire anche a quello, ma riesce comunque a vedere cosa abbiamo, come se noi andassimo al bar a pagare un caffè e quando usciamo il barista riesce a vedere che cosa abbiamo nel nostro portafoglio, e non è una cosa molto carina. Per questo ci sono degli strumenti che ci permettono di proteggere la privacy in quel senso lato, di riuscire magari a non farci proprio spiare dentro il portafoglio. Uno di questi sistemi è Uniswap, che al suo interno troviamo il private mode, lo swap Bitcoin privato e altre funzionalità interessanti. Cliccandoci sopra si presenta come un classico swap e in effetti è proprio così. Noi possiamo andare a connettere il nostro wallet non custodial, ad esempio colleghiamo MetaMask, andiamo a firmare l'autorizzazione al collegamento e da qua noi possiamo andare a swappare volendo qualsiasi criptovaluta supportata, compresa Bitcoin, addirittura cross chain. Noi possiamo andare a swappare per USDT su rete Ethereum, andare a inserire un wallet di ricezione che può essere anche semplicemente un nostro portafoglio oppure un wallet di un altro destinatario. In questa simulazione proviamo a swappare un Bitcoin per ricevere 92.000 USDT su rete Ethereum. Cosa vediamo nella schermata qua a fianco? Nella schermata a fianco vedete che noi possiamo andare a selezionare questi percorsi. Sono i percorsi consigliati, a 3 percorsi davanti. In realtà poi possiamo anche andarli a scegliere tra altri in questo, ma questi sono proprio i migliori. Abbiamo il primo. Il primo è la modalità che ti dà la privacy totale, ma anche quella con una commissione un pochino più elevata. Come funziona la privacy su Udini? Va a rompere completamente il link tra il wallet che invia e il wallet che riceve, ovvero chi riceve non può guardare indietro e vedere noi cosa abbiamo nel nostro portafoglio, una funzionalità che ti permette di avere una privacy elevatissima. Non usa percorsi standard, ad esempio utilizza delle pool alternative, molti bridge e dei routing più complessi. E ovviamente perché si paga molte più fee? Perché va ad applicare delle fee per ricreare un output pulito, perché tutti questi passaggi per andare a togliere il link tra i wallet costano delle commissioni, ma il risultato è una privacy molto molto elevata. Questo che vedi, meno 1,24%, è sommariamente uno slippage o un privacy cost che è necessario per avere un'uscita, un output completamente anonimo. 2. Il miglior prezzo è la possibilità di inviare a un prezzo veramente vantaggioso in termini di commissione. Vedete che qua è solo lo 0,20%, mentre qua abbiamo l'1,12%. Ed è un normale swap tra DEX e aggregatori. In questo caso non c'è nessuna privacy aggiuntiva. Qua in realtà è un po' un compromesso, ovvero leva il link tra i wallet, ma non è una privacy totale, lo vedete anche dal prezzo differente per avere un output, quindi hai un livello di privacy elevato ma non totale, quindi la transazione è molto più semplice. Magari invece di fare, dico io, 10 bridge, 10 swap in diverse pool e routing, ne fa solo 2. Ovviamente il percorso è più semplice, paghi meno fee, la transazione comunque non è completamente
privatizzata, ma può essere un compromesso tra commissioni e privacy. Quindi ricapitolando, con l'invio privato hai la privacy massima, miglior prezzo, nessuna privacy ma ovviamente è più conveniente. Con Wallet abbiamo una privacy media e dei costi in termini di fee e slippage contenuti. In poche parole, quando vai a scegliere la modalità privata, OdiniSwap non si limita a fare un semplice swap, ma ti va a ricostruire completamente il percorso dei fondi per eliminare ogni collegamento col tuo wallet. Houdini sta introducendo HoudiniPay, che è in modalità beta. Infatti permette di avere questo strumento sia per i clienti ma sia per magari i negozianti, aziende che vogliono ricevere i pagamenti per la vendita di un prodotto, ma ovviamente vogliono mantenere la privacy, perché magari chi sta comprando un prodotto di questa azienda non è un cliente normale ma un competitor che va a vedere un po' lo storico delle loro transazioni e anche di quanto hanno nel portafoglio, sempre per il discorso che magari possono essere soggetti ad attacchi. Infatti HoudiniPay è pensato per professionisti, sviluppatori, consulenti, freelancer che vogliono essere pagati in cripto senza rendere pubblico il loro patrimonio o la propria storia on-chain. E potrebbe essere uno strumento molto molto interessante, soprattutto in un'epoca dove trasparenza, blockchain è uguale visibilità totale. Avere degli strumenti come HoudiniPay può significare poter bilanciare la trasparenza selettiva, privacy reale, ma ovviamente quando serve. Spero che questo video vi sia piaciuto e se non l'avete ancora fatto, per non perdere i miei contenuti, iscrivetevi al canale. Insomma, HoudiniSwap, HoudiniPay, secondo me è un buon compromesso tra privacy, semplicità e usabilità. Per chi vuole operare nel mondo cripto in modo prudente, ma soprattutto efficace. Non usano dei mixer particolari che possono avere delle problematiche, ma per molti casi, per usi reali, e i casi d'uso che abbiamo visto sono molto più adeguati. Insomma, è un po' come avere una modalità stealth attivabile o disattivabile con un click nei tuoi wallet. Non ti rende invisibile totalmente dai radar, ma ti fa sparire magari da occhi indiscreti e che ti vogliono magari anche far del male. Detto ciò, come ogni strumento di privacy, dipende sempre da come lo usi. Wallet separati, operazioni ponderate, consapevolezza dei limiti, di eventuali rischi, usarlo solo in caso veramente di stretta necessità e ovviamente prudenza. Ricordandoti e ricordandoci tutti insieme che volere la privacy non vuol dire sfuggire alla legge, eludere la legge, ma impedire a chi non è la legge di andare a spiare dentro il tuo portafoglio. Infatti la privacy deve essere utilizzata per nasconderti da sconosciuti e non dalla legge. Legge che protegge i tuoi diritti, quindi privacy protegge la tua libertà, la legge dovrebbe proteggere i tuoi diritti, non sono nemiche, ma possono e devono convivere, perché senza privacy non c'è libertà, non c'è sicurezza anche personale e senza delle leggi diventerebbe un Far West, che forse è ancora peggio.